Ciao a tutti, allora, visto che abbiamo aperto un'area molto importante sugli inchiostri, mettiamoci d'accordo subito sul lessico, senza essere troppo pignoli su quello che è il significato vero del termine, cioè molto spesso anche nei corsi spiego che viscoso e denso sono più o meno gli stessi sinonimo l'uno dell'altro, anche se magari il vocabolario dà un'accezione diversa. Userò pochissimo il termine tensio attivo, che invece è proprio la qualità, la caratteristica che fissa le differenze in un liquido, e questo anche nei nostri amatissimi inchiostri, perché per qualcuno magari può essere una cosa insomma meno interessante sapere se la testa o la coda lipidica si fissa in un modo o nell'altro. A noi interessa invece sapere se le molecole riescono a restare coese fra un rebo e l'altro, quindi garantirci una scrittura uniforme e non due binari che tanto odiamo, soprattutto nei pennini flessibili. Quindi pigmentoso, oleoso, anacquato, sì, forse non sarà il termine più idoneo, però ho scoperto che è anche quello più efficace per capirci, e soprattutto, visto che la mission di Stylographic Art è di avvicinare un pubblico più ampio possibile al mondo della scrittura stilografica, preferisco che sia comprensibile un po' da parte di tutti, anche se magari in maniera accademica, ecco, non mi rivolgo con questa terminologia, però qui siamo in internet, siamo nel web e va bene così. Come si valuta un inchiostro? La cosa principale che devo dire è che è difficilissimo osservare attraverso un monitor un inchiostro, quindi pensate un po' a quante variabili ci sono. Cominciamo col dire che un inchiostro, innanzitutto il colore è determinato da tantissime variabili, la dimensione del pennino, quindi del tratto, un pennino più sottile ed uno invece più grosso come dimensioni, danno una risultanza diversa, non tanto nell'aspetto cromatico ma senz'altro nella saturazione. Un pennino sottile, quando vado a scrivere su una carta di quelle sovrastampate, quindi quadrettata, righe eccetera, ha un impatto diverso che su un foglio bianco, cioè il colore viene purtroppo viziato da quella che è la tramatura sottostante, che a volte è blu, a volte è grigia, a volte è violacea, addirittura a volte è bicolore come nei quaderni per scrittura di terza elementare o protocollare. Quindi ci sono tante variabili, non solo la dimensione, il tipo di carta. Una carta che abbia sbiancante oppure no, quindi con un effetto bianco flash oppure avoriata, cambia tantissimo, e cambia ovviamente il colore del nostro inchiostro, pur lo stesso inchiostro, la finitura della carta, quindi la texture, che sia liscia, che sia goffrata, che sia leggermente vergata, ci restituisce un riflesso e quindi una saturazione, ma anche a livello cromatico delle differenze che sono apprezzabili. E poi soprattutto, cari amici, l'esposizione alla luce, che è fondamentale quando valutiamo un colore. Allora, noi di Stylographic Art cerchiamo di farlo sotto una luce tarata a livello Kelvin di 6500 gradi, però è anche vero che pur facendo questo mi rendo conto che se la finestra che mi dà luce è quella del mattino, mi dà un tipo di luce, quella del pomeriggio ha una temperatura colore più calda e già mi manda carte 48 tutto. Metteteci che tutti i video che sono girati in altissima risoluzione vanno poi compressi per il web e che li guardate su dei monitor che non sempre magari sono tarati, non sono sempre a posto, visto che nessuno ce lo impone, e sotto il profilo della calibrazione del colore diventa davvero difficile valutare se quel blu è un po' più bello o meno bello del blu. Resta un'unica regola: provateli. Quindi questi sono video orientativi. E infine, ancora, che non è secondaria, questo aspetto non è secondario a nessuno, vi parla una persona che certo è un appassionato, un conoscitore degli inchiostri, ma che ne fa un uso molto specifico. A me piace scrivere con gli inchiostri, scrivere caratteri, lettere, quindi per esempio non vi parlo dell'aspetto grafico, non lo faccio per professione, quindi ad esempio degli aspetti come quello dell'asciugatura, il tempo di asciugatura, che sia di 2, 3 o 5 secondi, a me non interessa proprio niente, perché oppure che un inchiostro sia permanente o resistente all'acqua, non mi interessa
per niente, perché non intendo affatto bagnare le carte, ci sto attento, né tantomeno faccio dei test immergendole nell'acqua. Quindi sono tutti aspetti che nei miei video, per esempio, non troverete, perché non li ritengo pertinenti a quelli che sono le finalità di questi video di diffusione. Sono tutti condotti, come vi dicevo, comunque sotto una luce costante per cercare di avere una integrità. Vi propongo anche 2 target fotografici, li vedete nel video, in modo che possiate tarare il vostro monitor su questo, quindi guardando sia la banda in bianco e nero, avere un bianco bianco e un nero nero, e quindi il grigio che caschi a metà, così come tutta la tavola cromatica, che spero vi aiuti, confrontandola, a tarare il vostro monitor. Quindi se assommiamo tutte queste variabili di cui vi ho detto, non ne usciamo più. Allora, l'invito è sempre quello: provateli, perché non è detto che Marco vi dica questo è un ottimo inchiostro, lo provate sulla vostra penna preferita e dite ammazza che schifezza. In effetti può capitare anche questo, perché gli intendimenti sono diversi. Per ultima cosa, guardiamo un pochettino le caratteristiche, cioè che cosa andiamo a valutare di un inchiostro? Beh, principalmente il colore, perché li cataloghiamo e li classifichiamo per colore. Certamente l'azienda produttrice, che ci interessa in maniera secondaria, ma il colore. Quindi, per esempio, la saturazione, il flusso. Ci sono inchiostri che restringono un po' il flusso, inchiostri che invece lo aumentano, quindi aumentano, allargano un po' il tratto, inchiostri che sono molto corretti dal punto di vista del flusso del pennino, altri che invece tendono per capillarità ad allargarsi, a espandersi sulla microfibra della carta, e quindi danno una sensazione di spiumaggio che insomma non ci piace molto, ma anche questo, ripeto, cambia a seconda della carta. Chi per esempio utilizza la penna stilografica per professione avrà bisogno di altri parametri. Un medico legale che utilizza la penna, o un notaio, un avvocato, e deve apporre delle firme che devono restare nel tempo, non può certo usare questi inchiostri, ma ha bisogno di inchiostri permanenti che io non tratto neanche, perché sono formulati in maniera un po' diversa. Inoltre, ecco, diamo proprio uno sguardo, ma giusto per farlo, a quello che è il lessico anche internazionale, cioè quello che normalmente troviamo quando andiamo a scegliere questi inchiostri oppure leggiamo delle recensioni. Vabbè, la saturazione l'abbiamo detta, misura un po' l'intensità del colore, ok? Un blu può essere blu, ma è più intenso, meno intenso, è difficile anche da spiegare, ma sapete di cosa stiamo parlando. Colori saturi, colori un po' più opachi, cioè smorti, che non sono così vibranti come altri. Lo shading, detto in inglese, è invece quella sfumatura che intercorre nel tratto lasciato dalla vostra penna quando da più carico a meno carico o viceversa, lo stesso inchiostro ci lascia delle sfumature. Noi potremmo dirlo così: sono le sfumature cangianti all'interno di un singolo tratto. È una caratteristica che a me piace molto, utilizzando dei pennini flessibili, quindi con un tratto variabile. Questa variazione dà ulteriore spessore alla scrittura. Drying speed, cos'è? La velocità di asciugatura. Il pH non ve lo misuro neanche, non rientra tra quei dati che mi interessano. Perché? Perché lo misuro sulla carta, cioè su quanto, vi dicevo, l'inchiostro è acido oppure basico, lo vediamo direttamente sulla carta e sulla lubrificazione del pennino. Poi la resistenza all'acqua, vi ho detto, non fa parte dei nostri parametri. La trovate come water resistance, oppure ecco, l'archiviazione, l'archival lo troviamo sotto la voce del permanente o no. Il flow, il flusso. Il flusso c'è un'unica regola, dice che il flusso deve essere giusto. Quando è troppo è abbondante, quando è minore invece, quando è troppo poco è un po' stitico, non viene fuori, aciderbola, ci impianta la penna, oppure continua a scrivere ma con un filo di gas. A volte è anche un pregio, ci sono penne che nascono così, però il flusso è una cosa che dobbiamo andare senz'altro a capire. Ecco sì, quello che leggete a volte come featuring resistance, cioè questa capillarità, cioè la diffusione dell'inchiostro
lungo le trame, le fibre della carta. Allora, è chiaro che su una carta a finitura liscia questo problema è minimizzato, non si vede ad occhio nudo. Su una carta invece che ha delle fibre, quindi una finitura un po' più ruvida, meno levigata, ci sono inchiostri che tendono a diramarsi, cioè a seguire questi piccoli filamenti e quindi ad allargare il tratto, se non addirittura a creare quell'effetto di sporcizia che sporca il tratto e che spesso non piace. Detto questo, vi lascio ai video, ogni tanto ripassate di questa guida introduttiva perché serve per mettere a registro quello che andiamo a fare. Grazie a tutti, vi aspetto ai video. Ciao!